90 kg, Come direbbe quel ragazzo che vediamo praticamente sempre su internet, sono estremamente euforico. Ragazzi, sono veramente euforico. Esattamente per due motivi. Il primo lo scoprirete fra pochissimo e non sto veramente nella pelle. Il secondo lo scoprirete subito dopo, perché diciamo che è una concatenazione di eventi. Prima di uscire dico solo che ho detto a BMW: bellissimo l'esame della patente con la 1250R e tutto il resto, ma è ora di alzare il livello. O meglio, per me. Eccolo! Oggi facciamo sul serio. Oggi sì, Avevo giusto due richieste: il cambio invertito, se no metto la seconda al posto della prima e viceversa, e soprattutto delle Pirelli sotto perché Pirelli, dai, cioè. Poi nuove di pacca proprio, come al solito te le devo chiudere. Se lo fate mettere apposta nuove, così almeno non avevi la scusa. Saluta Antonio! Saluta Antonio! Mi hanno scambiato per Saluta Antonio a Garda. Quindi in poche parole mi spacchi oggi? Oggi ti spacchiamo, Luchino. Preparati perché tu non hai mai visto un allenamento come Dio comanda, dato che tu devi essere leggero. Sai che la cosa bella è che io di questo allenamento che mi farai fare, di sicuro, io non ho mai fatto nulla. Facciamo qualche esercizio cattivo e direi di partire su un classico. Una panca piana. 90 kg, È cattivo. 6, su. 7, dai. Tornato dall'allenamento con il buon Michael, mamma mia, faccio fatica a tenere anche la telecamera, cioè mi ha spaccato. Purtroppo fare quel tipo di esercizi per me è una roba totalmente nuova. Io faccio praticamente solo cardio e lì invece si pompa manetta e basta. Quindi veramente domani mi sveglierò con un male dappertutto che non ho idea. Una bella pastina per recuperare. Dopo vado a farmi un bel giretto ancora con l'S1000RR perché c'è un problemino al cambio, cioè solo la leva e non il cambio in sé. Devo portarla un pelo più su, quindi andrò da un meccanico da qualche parte a farla mettere a posto, perché voi non lo sapete ma io non so neanche avvitare un bullone, quindi non voglio fare danni, essendo che al cambio elettronico sia in scalata che in immissione marce. Questo sabato c'è la Red Bull Epic Rise e non vedo l'ora di vedere Fede Perlam con il suo ciao munito di ascia. Non so cosa serva l'ascia che ha montato sul suo ciao per salire su per la salita e voglio scoprirlo. Spero che non mi ammazzi nessuno e lui è capace, ecco. Bene, sta bollendo l'acqua, ci vediamo alla Red Bull Epic Rise tra qualche giorno.
Arrivati alla Red Bull Epic Rise, guardate che razza di gente c'è e soprattutto che salita che c'è. Ha piovuto tutto il giorno. Lo so benissimo che pensavate che vi avrei lasciato senza un test ride come si deve della stupenda S1000RR. E invece no, perché stiamo andando verso il Corsico Cars Meeting, dove c'è un po' di gente che ci sta aspettando, il buon Federico Leo, Yakidale che l'avete visto nel video dove l'ho portato dietro a 240 all'ora, adesso a quanto si è capito si sta appassionando sempre di più al mondo motori, e dato che devo unire l'utile al dilettevole cercherò di spiegarvi i minimi dettagli quello che ho sentito in questi giorni sulla nuova S1000RR, ma la cosa bella è che l'ho provata in strada e non in pista, quindi da utilizzatore normale. Com'è che avere una moto da 210 cavalli in mezzo a Milano, pavé e tutto il resto? Lo scoprirete fra pochissimo perché la bimba è esattamente lì che mi aspetta. Benissimo, com'è guidare una moto da 200 e passa cavalli sul pavé in mezzo alle rotaie e tutto, eccolo, guardalo il numero 1 e tutto il resto? Di sicuro o si assale in zucca oppure è un completo suicidio. E qual è il problema principale? Che io sono abituato a guidare al 99% del tempo a full gas queste benedette moto, quindi il mio cervello fa fatica a capire che deve andare molto più piano. Lo so che è strano dirlo, ma ti istiga, capito? Cioè è impressionante, ti dice accelera per favore, e invece bisogna andare a velocità di codice. Già sono già fuori, cioè mi sembra di andare a 3 all'ora e sono a 50, quindi stiamo a codice, belli tranquilli, però è impressionante quanto ti spinga proprio ad accelerare. Ho fatto qualche girata in tangenziale gli altri giorni e a 120 ti sembra di essere a 30 all'ora, è veramente impressionante. Poi hanno fatto un lavoro della Madonna in BMW, perché come controlli stradali è impressionante quanto ti salvino. Adesso vi faccio vedere un attimo, tramite il tasto Mode qua si passa a Dynamic, Race e Rail come mappe. Noi la lasciamo bella su road, che andiamo belli tranquilli, e nonostante si tenga la mappa su road, cioè sulle linee bianche, sul pavé, cioè con un filo di gas, i controlli si sentono che lavorano da paura. Quindi quello che penso sempre è, ma uno che non è capace e pensa di essere capace, che stacca i controlli e dice tanto io sono Valentino Rossi e la so guidare, cosa succede? Perché io personalmente, che mi ritengo che un minimo so guidare queste moto, mi sento abbastanza impedito in strada, perché come avete visto in questi 10 metri i pericoli sono veramente in ogni angolo, soprattutto a Milano che ognuno guida proprio alla cazzo di cane. Ma parliamo un po' delle doti tecniche di questa bestiolina. Non pensavo neanche io fosse così potente e l'ho scoperto guardando le riviste del settore. 208 cavalli, cioè vi rendete conto? 208 cavalli. Per la mia moto che uso in pista, l'HP4 Race, siamo sui 222-223 preparata, quindi pensate cosa ecco, perfetto, ho finito la benza. Oltretutto gli hanno aggiunto i cornetti d'aspirazione ad altezza variabile, quindi la cosa bella qual è? È che non è più come la vecchia BMW che sotto è abbastanza vuota, ma anzi, avendo i cornetti ti permette di avere molta più coppia in tutto l'arco di erogazione. Adesso ve ne do un esempio, e questo anche per dire quello che vi spiegavo prima, cioè che bisogna sempre stare attenti al contachilometri. Adesso sono in terza a 4000 giri e do full per un secondo. E guardate cosa succede in seconda, che è ancora più pronta. Qui c'è il limite di 110, quindi andate tranquilli, guardate.
mentre Batman sta andando anche lui al Corsico Cars Meeting, vi stavo dicendo, purtroppo non potevo parlare in tangenziale perché non ho il microfono ancora per tutti i problemi che ha GoPro, quindi bisogna arrangiarsi urlando. La cosa bella che mi piace però di questa moto è che pensavo di trovarmi malissimo in città, al contrario della moto vecchia che avevo con, diciamo, uno sterzo molto più ampio e tutto il resto. Invece la verità è che hanno fatto un lavoro della Madonna, perché lo sterzo è veramente ampio e in città si riesce tranquillamente a utilizzarla senza grossi problemi, riesce a girare nel traffico in modo tranquillissimo. E vi dirò che mi sono molto di più innamorato di questa moto rispetto alla R1250R. No vabbè, ma guardate che mezzo! Ciao! Tutti i suoi video, ho detto devo prendermi assolutamente la moto perché la BMX non bastava e quindi ho preso altre 2 ruote, quindi grazie. Quindi per colpa mia tu ti sei andato a comprare una moto? Sì, l'ho comprata e non avevo la patente, dopo che l'ho comprata ho fatto la patente. Intanto qua mi hanno fatto salire su una macchinetta direi abbastanza sobria, un McLaren di quelli proprio leggeri. Vuoi organizziamo un video insieme domani, tu vieni in moto. Così domani Andiamo sullo Spluga, se vuoi venire in Ok. moto. No, non sarebbe male, è una brutta idea. McLaren versus S1000RR. S1000RR. Se vuoi farlo. C'avevo in pallo uno Zip verso S1000RR, ma anche un Va un McLaren. filo più dello Zip. Mi sa che potrebbe Ma essere una proprio bella un filino. sfida, potrebbe essere una bella sfida. Questa ormai è la riunione degli youtubers, non è più la riunione delle macchine di sul cazzo, cioè. A parte che mi sono suonato In questo istante il mio polpaccio io ho sofferto in silenzio. Io comunque stile ho sofferto. Ma invece, quando è che facciamo il video dello studio? Lo studio? Come vuoi? Io dopo il 7 ci sono. Coming soon. Vi starete chiedendo perché sto facendo la chiusura del video qui, ma pensate quanto sono stato contento quando ho visto che la mia ultima clip era completamente fuori fuoco. Detto questo, come di consuetudine vi aggiorno su tutti gli ultimi appuntamenti. Allora, 21 luglio ci vediamo a Cogliate per la gara con i Grands, sarà una roba incredibile, un sacco di piloti, gara cittadina in mezzo a balle di paglia, muretti e tutto il resto, quindi dovrò stare molto attento, ma sarà una stupenda festa dove dovete assolutamente esserci. Stessa cosa per il 28 luglio dove correrò la 4ª tappa del National Trophy all'interno del CIV a Misano, quindi se siete lì a grattarvi la pancia in spiaggia da 10 giorni e non sapete più che fare, venite in pista che di sicuro è più divertente. Se vi è piaciuto il video e non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, se lo siete già attivate la campanellina, gas e ci vediamo al prossimo video.